Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, il vostro punto d'osservazione privilegiato sulle verità e le ombre dello show business turco. Prima di immergerci nei fatti, vi ricordo che un semplice mi piace, l'iscrizione e, per chi vuole un contatto più diretto, il tasto unisciti sono i modi migliori per sostenere questo lavoro d'inchiesta. Quella che state per ascoltare è una ricostruzione completa, dai primi segnali sotto traccia fino all'esplosione dello scandalo, di un caso che ha messo in discussione il concetto stesso di fiducia fra colleghi, amici e, forse, qualcosa di più. Can Yaman e Demet Özdemir, due nomi che evocano immediatamente Erken Çikus, red carpet luccicanti, fanfiction romantiche in tutte le lingue. Eppure, dietro le luci di scena, si è consumata una vicenda che nessun copione avrebbe osato scrivere. Il sospetto che Can abbia collocato un microregistratore nel telefono privato di Demet, trasformando una crisi silenziosa in detonazione pubblica. Ne parleremo in 7 capitoli. L'inizio dell'attrito. La telefonata impossibile. Il campanello d'allarme di Demet. L'indagine parallela. La scoperta della microspia. Le mosse degli avvocati e il blackout social. L'impatto sull'industria e le domande aperte. Il racconto che segue dura circa 21 minuti in formato audio. Qui lo trovate nella versione testuale integrale di oltre 7000 caratteri. 1. L'inizio dell'attrito. Primavera 2024. Set di uno spot internazionale girato nella periferia europea di Istanbul. Can e Demet non lavorano insieme dal 2021, ma il brand che li ha ingaggiati punta sulla nostalgia del pubblico. Le riprese scorrono professionali, finché un episodio cambia l'atmosfera. Al termine di una scena Demet riceve un messaggio dal suo team con dettagli contrattuali che, per accordo, avrebbe dovuto conoscere solo lei. Can, in un'intervista del giorno dopo, cita casualmente la stessa cifra e lo stesso orario di call sheet. Coincidenza? All'epoca tutti minimizzano. Lei, però, annota la prima incongruenza in un quaderno che chiamerà lista delle stranezze. 2. La telefonata impossibile. Giugno 2024. Demet trascorre un weekend in Cappadocia con amici non appartenenti al mondo dello spettacolo, distanza siderale dalle agenzie di PR. Il sabato sera, mentre sorseggia un tè alla menta, arriva una chiamata di Can. Mi dispiace che tu abbia rinunciato al ruolo nella serie spagnola, avresti spaccato. Solo che la proposta spagnola è arrivata via email poche ore prima, inoltrata dal suo agente e non ancora discussa con nessuno. Demet si irrigidisce, finge stupore positivo, chiude la conversazione e torna al gruppo con un sorriso di circostanza. Dentro, un campanello. Com'è possibile? 3. Il campanello d'allarme di Demet. Nel giro di 2 settimane Demet nota pattern inquietanti. Un blogger di gossip pubblica anticipazioni su un suo servizio fotografico segreto a Roma. L'unico interlocutore, oltre alla stylist, è stato Can in una chat privata. Un rumor sul cast di un film d'auteur, di cui Demet aveva parlato a voce con la regista durante un party, compare su un forum frequentato da fan di Can. Documenti PDF inviati via WhatsApp risultano aperti da IP geograficamente vicini agli hotel dove alloggia l'attore. Demet decide di confidarsi con il manager, che le consiglia di cambiare password, ma la sensazione di violazione cresce. 4. L'indagine parallela. A settembre 2024 entra in scena una consulente di sicurezza digitale assunta in gran segreto. Primo step, backup completo del telefono di Demet, analisi di log, app e processi nascosti. Nessuna traccia anomala. Secondo step, verifica fisica del device con un microscopio portatile e un'antenna di rilevamento RF. Ed ecco il riscontro. Nella cornice inferiore, accanto al microfono di sistema, una pellicola millimetrica adesiva maschera un nanoregistratore passivo. Funziona senza batteria autonoma, alimentato da microcorrente del circuito, memorizza audio compressi e, una volta connesso a un computer, li scarica in pochi secondi. 5. La scoperta della microspia. Demet trattiene le lacrime. Ricapitola mentalmente le ultime settimane. Per tutta l'estate ha usato quel telefono per conversazioni familiari, confessioni di ansia, contratti in bozza. Chi,
Se non qualcuno con accesso ravvicinato, avrebbe potuto installare la microspia. Gli orari coincidono con la giornata dello spot di primavera. Durante una pausa trucco, il device era su un tavolo condiviso. Solo 2 persone potevano toccarlo senza destare sospetti: un assistente personale, già verificato, o lo stesso Khan. Un dettaglio rafforza il sospetto: la marca del registratore, un modello preproduzione distribuito a poche agenzie di investigazione. Compare in un ordine e-commerce pagato con carta di credito aziendale riconducibile a un collaboratore storico di Khan. Dimet non cerca vendetta pubblica. Contatta un legale specializzato in violazione della privacy con mezzi elettronici e invia, tramite notaio, una lettera di diffida a Khan Yaman con richiesta di spiegazioni entro 7 giorni. 6. Le mosse degli avvocati e il blackout social. La notizia resta segreta 48 ore. Poi una testata online pubblica, fonti riservate, Dimet accusa ex collega di spionaggio. L'indizio è palese, i fan decifrano subito l'identità. Nel caos che segue, Khan Yaman chiude profili social per manutenzione straordinaria. Il suo avvocato manda un comunicato: il mio assistito respinge ogni addebito, si riserva azioni contro chi diffonde notizie prive di fondamento. La produzione di un film in cui Khan è protagonista sospende la campagna marketing per allineamento strategie. Nel frattempo, la consulente di Dimet deposita presso un tribunale di Istanbul una perizia tecnica che conferma la presenza del dispositivo, indica data e ora di installazione e collega l'hardware al circuito di pagamenti sopracitato. 7. L'impatto sull'industria e le domande aperte. Il caso esplode sui media internazionali, talk show che si interrogano sul confine fra curiosità e violazione, psicologi che analizzano la sindrome del controllo compulsivo fra ex colleghi, hacker che spiegano quanto sia facile oggi intercettare un telefono di ultima generazione se si ha accesso fisico per pochi minuti. Brand di moda che avevano in programma campagne con entrambi gli attori si defilano in attesa di chiarimenti. Il 3 gennaio 2025, mentre registro questo speciale, non esiste ancora una sentenza. Ma la domanda è già culturale: quanto siamo disposti a sacrificare la privacy di chi idolatriamo pur di restare aggiornati minuto per minuto? E dall'altra parte, quale linea non dovrebbe mai essere oltrepassata, neppure nel nome della popolarità o della gelosia professionale? Riflessioni finali. Se l'accusa venisse dimostrata, il rischio per Khan sarebbe triplice: penale, violazione della corrispondenza, civile, risarcimento danni d'immagine, e reputazionale, isolamento da parte di coprotagonisti che non vogliono telecamere fantasma attorno al set. Se, viceversa, emergesse che la microspia è stata piazzata da terzi, si aprirebbe un vuoto di fiducia ancora più profondo. Chi protegge i professionisti dello spettacolo dall'assalto di curiosi che si fingono fanno addetti ai lavori? Nel frattempo Dimet ha scelto l'autotutela, nuovo telefono, consulenza continuativa, controllo stretto di accessi sul set, workshop con il suo team sul tema Digital Hygiene. Un segnale utile anche per noi spettatori: il confine fra seguire e invadere è sottile, mantenerlo integro è un dovere collettivo. Se siete arrivati fin qui, grazie di cuore. Scrivetemi nei commenti dove si colloca secondo voi la linea di confine: semplice gossip o inaccettabile violazione? Conoscevate altri casi simili? Leggo tutto e seleziono gli interventi più lucidi per il prossimo video. Non dimenticate mi piace, iscrizione e campanella. Continueremo a seguire la vicenda, ma con il tempo necessario per distinguere i fatti dalle supposizioni. A presto!